Avete mai creato dei tatuaggi personalizzati? Se non l'avete mai fatto, beh, sicuramente questo è il momento di iniziare. Che abbiate dei plotter Cricut o dei plotter Silhouette, in questo tutorial andremo a vedere come realizzarli. Per andare a vedere come si utilizza la carta per tatuaggi di Silhouette, io vado a utilizzare sia Cricut Design Space che Silhouette Studio. In questo modo potrete vedere entrambe le opzioni. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è quella di incorporare delle immagini in area di progettazione, quindi facciamo clic qua su immagini se vogliamo andare a prendere delle immagini di Cricut Design Space, oppure sul pulsante carica se vogliamo andare a caricare delle immagini esterne. In questo caso ho proprio fatto clic sul pulsante carica, poi faccio carica immagine, cerca e vado ad aprire la cartella dove si trovano le mie immagini, poi faccio complessa, premo sul pulsante continuo, in questo caso una PNG, cioè senza sfondo, non devo andare a cambiare niente, faccio clic su applica e continua e seleziono l'opzione stampa, quindi taglia, e poi faccio carica. A questo punto vado a selezionare tutte le immagini che mi interessano, io ne vado a prendere 4, faccio clic su aggiungi alle tele. Attendiamo un attimo che vengano inserite, appunto, eccole qua, in area di progettazione. E ovviamente a questo punto posso andare a lasciare le immagini così come sono, oppure eventualmente andarle a modificare. Quindi vado a ridimensionare un po', eventualmente posso anche andare a inserire per esempio del testo. Qua per esempio posso scrivere Steffi. Chiaramente si tratta di esempi veramente molto semplici. Vado a mettere vediamo un po', allora scriviamo Awes, eccolo, vado a mettere questo tipo di font che è un font molto semplice e lo vado a inserire qua dentro. Ed ecco qua, ora prendiamo la parola Steffi e andiamola a inserire al centro dove vogliamo collocare la nostra scritta. Poi selezioniamo la parola Steffi, selezioniamo il pugnale e facciamo clic sul pulsante unisci. Vedete che così ho ottenuto un unico livello stampabile, quindi posso andare a rinominarlo, per esempio, e scrivere pugnale. A questo punto posso, volendo, andare ad aggiungere un offset per migliorare il taglio, e quindi faccio clic qua alla voce offset, eccolo qua, e posso andare a migliorare il taglio. È chiaro che io sto andando a utilizzare una carta trasparente, quindi l'offset non si vedrà, mi serve solo, proprio come vi dicevo, per andare a migliorare il taglio. Posso fare per esempio 0,5, però vedete che se faccio 0,5 qua c'è una parte dell'offset interno, ve lo faccio vedere anche un po' meglio, vedete che mi copre il tutto, quindi siccome in questo caso è un livello stampabile, allora facciamo così, facciamo dividi, andiamo a selezionare l'offset, però qua mettiamo un attimo taglio di base. Vedete che se io metto taglio di base mi va ad attivare il pulsante sagoma. Se faccio clic sul pulsante sagoma posso escludere quella parte centrale e faccio così. A questo punto l'offset si troverà anche dietro. Ora mettiamo l'offset di colore bianco perché non andrà stampato in questo caso, poi ovviamente voi lo potete mettere anche colorato. Comunque selezioniamo l'offset, il coltello, anzi il pugnale e la scritta, e facciamo di nuovo clic sul pulsante unisci. Ovviamente non si vede a meno che non andiamo a ricolorare la tela. Se vi metto la tela di colore azzurro, adesso vedete che c'è un offset intorno. Facciamo la stessa cosa anche con le altre immagini, quindi con questa mettiamola però sempre di colore bianco e andiamo a selezionare la rondine, l'offset, facciamo unisci. Poi ripetiamo la stessa operazione anche con l'ancora, in questo caso mettiamo sempre 0,5 0,4, dipende comunque dall'immagine, dalla grandezza dell'immagine. Selezioniamo offset e ancora, facciamo unisci e poi in ultimo il fiore, quindi di nuovo offset 0,5, conferma e poi colore bianco, quindi vado qui accanto al menu operazioni, colore bianco, e poi li seleziono entrambi e facciamo unisci.
Ora dobbiamo solo più guardare le dimensioni, cioè se sono corrette, se ci vanno bene, eccetera eccetera. Se è tutto ok, andiamo a far clic qua sul pulsante crea e vedete che ci mette l'anteprima della stampa. In pratica vedete che questo è il tappetino dietro e qua sono i crocini di registro. Ora, come dimensione del materiale io vado a mettere però una 4, quindi andando a mettere una 4 vedete che mi sposta tutto, però mi va a spostare anche quest'altro che me lo va a mettere nel tappetino successivo. Quindi devo andare in questo tappetino, fare clic qua in questo pulsantino con i 3 puntini e poi fare muovere selezionato e selezioniamo a questo punto il tappetino numero 1, facciamo conferma. E come potete notare adesso il nostro fiorellino è qua, vedete che comunque entra lo stesso qua, quindi controllate sempre bene, anche se in linea di massima Design Space dovrebbe controllare con precisione, ma non sempre lo fa. Ora andiamo semplicemente a eseguire il taglio con impostazione medium cardstock. Attenzione, perché queste sono impostazioni non specifiche, quindi controllate, verificate anche voi a seconda del tipo di lama prima di buttare il materiale, a seconda, cioè più che del tipo di lama, a seconda del fatto se la lama è usurata o meno, cioè in quel caso la pressione potrebbe essere diminuita o al contrario aumentata. Quindi andiamo a eseguire la stampa con una classica stampante, facendo clic qua sul pulsante continua e poi invia alla stampante. Vi consiglio di attivare questa opzione, utilizza finestra di dialogo e di sistema, in modo da poter aprire la finestra appunto di dialogo, cioè la finestra di configurazione della vostra stampante, così potete andare a impostare il materiale corretto a seconda della stampante che state utilizzando. Non stampate senza aver aperto le preferenze. Ora andiamo a vedere su Silhouette Studio come dobbiamo fare. Ed eccoci qua, sono su Silhouette Studio nella edizione business, come potete notare da qua sopra. Io vado a utilizzare l'edizione business perché secondo me è quella più completa e vi consiglio anche a voi di fare la stessa cosa. Se andate a usare la versione basic, che è quella gratuita, non potete fare praticamente quasi niente, né in fase di importazione né in fase di esportazione, ma neanche in caso di elaborazione del file. La prima cosa che andiamo a fare è quella di importare le stesse immagini che abbiamo importato da Cricut Design Space, quindi andiamo a fare clic qua su questa cartella, o per meglio dire sull'icona a forma di cartella, e andiamo a selezionare contemporaneamente tutti e 4 i file, a differenza di Cricut Design Space che dobbiamo andare a selezionare uno per uno, ma semplicemente perché su Cricut Design Space in realtà dobbiamo andare a modificare il singolo file in fase di importazione, mentre con Silhouette Studio no, lo possiamo fare in un secondo momento, quindi possiamo, come vi dicevo, fare una selezione multipla. Vado a far clic qua su ok e come potete notare mi si sono aperte 4 finestre diverse. Ora, prima di andare a vedere le nostre immagini, torniamo sull'area di progettazione, che è questa. Se è una delle prime volte che usate Silhouette Studio, probabilmente non sapete che una delle cose più importanti che dovete andare a fare è quella di impostare la pagina. Cricut Design Space permette di impostare materiale, tappetino, eccetera, eccetera, solo all'ultimo momento, ma vi dà la possibilità di fare una creazione libera, mentre qua dovete farlo non dico immediatamente, perché potete farlo effettivamente anche in un secondo momento, però dovete farlo per forza in area di progettazione. Andiamo qua a far clic su questa icona qua che trovate in alto, che è la finestra pagina strumenti, e come potete notare ci si apre questo pannello che si chiama impostazione pagina. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a settare alcuni parametri importanti. Il primo è la macchina, cioè quale macchina avete a disposizione. Io per esempio ho una Cameo 4 e vado a selezionare Cameo. Poi il tappetino che avete a disposizione. Allora, per andare a fare i tatuaggi ci serve un foglio piccolo, quindi potremmo andare a utilizzare tranquillamente il tappetino 30x30.
Però se come me preferite usare quello da 60, potete andare a selezionare quest'altro tappetino, quindi 30x61. Ora andiamo a vedere le dimensioni del materiale che abbiamo a disposizione. In questo caso vado a mettere un foglio A4 ed ecco qua, vedete come mi cambia immediatamente la visualizzazione, cioè questo dietro è il tappetino, questo davanti è il mio foglio. Chiaramente potrei andare a mettere anche delle dimensioni materiali personalizzate andando a far clic qua su personalizzate e poi andando a modificare questi parametri di larghezza, altezza, eccetera eccetera. Qua posso andare a modificare invece l'orientamento, cioè se voglio ruotare la pagina in verticale o orizzontale. Se io la ruoto in verticale, scusate, in orizzontale è così, in verticale è così. Posso andare a mettere, volendo, un colore del supporto, per esempio giallo, verde, blu, rosso, eccetera eccetera, ma è più semplice lasciarlo bianco. Posso anche andare a mettere la rotazione proprio del tappetino, quindi così, così o così. Anche in questo caso in linea di massima si utilizza il tappetino così perché è più semplice da capire, cioè così è come andremo a posizionare il tappetino in macchina. Qua c'è dove c'è la freccia e dove verrà inserito il tappetino. Possiamo andare a selezionare mostra bordi di stampa, vedete che, provo a ingrandirvelo un po', vedete che c'è questa linea grigina piccola, ecco se lo tolgo, se tolgo mostra bordi di stampa non si vede più la linea grigina. Questo potete decidere se lasciarlo o meno, ma sicuramente mostra bordi di taglio deve essere attivo, cioè in pratica qua è il bordo, questo rosso, dove assolutamente non possiamo andare oltre. Non vi consiglio neanche di toccarlo con le vostre immagini, altrimenti potrebbe tagliare male. Un'altra cosa importante, allora qua se volete potete mostrare la griglia, per esempio, quindi all'interno del vostro materiale può essere visualizzata la griglia per una progettazione più semplice. Potete anche selezionare o deselezionare il righello, vedete così qua sopra non vedete il righello, se faccio così qua sopra c'è il righello, vi consiglio di lasciarlo. Le guide calamitate vi permettono di bloccare gli oggetti una volta che li state muovendo per fare uno spostamento più preciso, ma non sempre è utile. Un'altra cosa che è importante qua, in questo caso dobbiamo andare a stampare, quindi tra le impostazioni di pagina dobbiamo abilitare i crocini di registro. Vedete che cosa ci fa vedere qua? Allora, se io faccio off, l'area di taglio è qua sopra in alto. Se io faccio on, guardate dov'è l'area di taglio. Allora, l'area di taglio è qua, però dove vedete questa griglia grigia non potete comunque andare a collocare degli oggetti, perché comunque, come ben sapete, con tutti i plotter da taglio è impossibile sfruttare al massimo un materiale. Quindi se utilizzate una 4 potete fare un po' meno di una 4, se utilizzate una 3 farete un po' meno di una 3. Questo per il semplice fatto che la macchina ha la necessità di dover spostare correttamente i propri sensori ottici, il sensore ottico anzi, per andare a trovare il punto esatto in cui si trova l'immagine. Qua diciamo che non dovete fare più di tanto se non attivare la smarginatura, che vi consente di fare tagli un pochino più precisi. Ora chiudiamo questo pannello e occupiamoci delle nostre immagini. Quindi vado a far clic qua, seleziono il mio fiore e vado a far clic con il tasto di destra del mouse e faccio o taglia o copia. Io in questo caso faccio copia e vado qua, faccio poi incolla, quindi sempre tasto destro del mouse. Torno qui, ingrandisco anche qua, faccio copia e vado a incollare. Chiaramente vado a fare esattamente la stessa cosa anche con il mio pugnale, ecco qui. Poi per ultimo vado a prendere l'ancora, che è questa, e vado di qua, incollo anche l'ancora. Allora adesso non l'ho incollato, cioè, probabilmente no, ho sbagliato. Facciamo incolla, eccola qua.
A questo punto cosa dobbiamo fare? Allora, mentre su Cricut Design Space c'è una funzione automatica capovolgi, quindi per la funzione specchio, qua dovete farlo manualmente, quindi dovete andare a capovolgere così. Adesso questo non si vede molto, fate capovolgi orizzontalmente, ecco qua. In questo modo avete attivato, per così dire, la funzione a specchio come si usa in Cricut Design Space. Ora, queste immagini sembrano tutte semplici, ma mostrano ovviamente delle criticità che andremo poi a vedere quando andiamo proprio a inviare il nostro taglio, quindi quando andremo a far clic qua su invia. La prima cosa e più importante che vi posso dire è quella che vi consiglio di andare ad aggiungere un offset. Prima però, come vi dicevo, andiamo a far clic qua sul pulsante invia, così vi faccio vedere alcune cose. Allora, se io inviassi le immagini così come sono, potrei avere effettivamente dei problemi. Perché? Prima di tutto vi faccio vedere bene come funziona Silhouette Studio, perché se avete avuto Cricut Design Space o se avete utilizzato Cricut Design Space è molto diverso, Silhouette Studio è un pochino più complesso. Quindi se io vado adesso a selezionare qua la mia immagine, in questo caso il fiore, io potrei andare a mettere taglio o non ritaglio, cioè tagliare o non ritagliare in pratica. Però se io non volessi tagliare questa parte intorno, teoricamente dovrei andare a selezionare la parte intorno, intendo quella centrale, questo cerchietto centrale, dovrei andare a selezionare. Vedete che però non me lo seleziona ovviamente quello centrale. Perché? Perché non è realmente suddiviso. Se io faccio non ritagliare, vedete che il contorno rosso, che in sintesi è il contorno di dove andrà a tagliare la macchina, mi toglie tutto, cioè non mi taglia assolutamente niente, me lo stampa e basta. Se io riseleziono qua l'opzione taglia, mi mette anche il cerchietto interno. Per ovviare a questo problema, o in area di progettazione o qua, posso andare a far clic con il pulsante di destra del mouse e faccio rilascia tracciato. Se rilascio il tracciato, le due parti sono suddivise. Quindi se seleziono solo il cerchio e metto non ritagliare, vedete che mi mette il bordo esterno, quindi mi va a ritagliare solo il fiore. Ci sono però delle cose che sono un pochino più complesse da fare. Allora, prima di tutto qua potrebbe essere un problema, perché se mi va a tagliare queste parti qui è un problema, nel senso che comunque verrebbero separate, quindi bisognerebbe aggiungere, come vi dicevo prima, un offset. La stessa cosa, io riscontro dei problemi anche qua, ve lo faccio vedere un pochino più ingrandito. Vedete che ci sono comunque sempre delle parti qua. È chiaro che queste parti teoricamente posso anche andarle a tagliare, se la macchina però non fa un taglio precisissimo potrebbe rovinarlo. Quindi cosa andiamo a fare? Allora torniamo un attimo in area di progettazione, andiamo a far clic qua su disegno. Ora, se io andassi a rilasciare il tracciato di una parte come questa, che è composta da tanti pezzi, faccio clic con il pulsante di destra e faccio rilascia tracciato, guardate, ingrandisco un po', guardate quante parti ha, cioè sono veramente tantissime. Quindi per ovviare al problema dovrei andare a fare clic con il tasto di destra del mouse e vado a fare clicca la voce qua, vedete, salda. Ecco, in questo modo, se io vado adesso a far clic qua su invia, vedete che adesso il contorno è assolutamente migliore, cioè vedo solo il contorno esterno e quindi da qua non posso saldare, devo per forza saldare mentre sono in area di progettazione, quindi questa è una cosa importante. Ora andiamo a vedere se vado a inserire però degli offset. Quindi se vado a ridurre, se vado a inserire un offset, per esempio il mio pugnale, allora prendo il pugnale, faccio clic qua su apri finestra offset, poi seleziono offset, posso andare ad aggiungere appunto un bordo esterno, che poi qua posso fare un più o meno stretto, chiaramente. Comunque io posso andare a fare una cosa allora facciamo finta che andiamo a farlo così, un po' più stretto. Se faccio un po' più stretto vedete che però qua c'è un taglio in mezzo. Facciamo inserire. Se vado a far clic qua su questa parte interna, vedete, la posso selezionare, faccio canch, quindi riduciamo di nuovo la dimensione. Ora cosa succede? Se io adesso lascio l'offset così, chiudiamo solo questa finestra e faccio clic su invia,
che cosa accade? Che come potete notare ci sono di nuovo due linee. In questo caso possiamo fare diverse cose. Allora posso andare a cercare di selezionare la linea interna, che è questa, però vedete che sono suddivise, faccio non ritagliare, quindi posso andarle a fare così e poi faccio di nuovo non ritagliare, e la stessa cosa posso fare qua. Altrimenti, quindi facciamo nulla. Altrimenti possiamo andare a fare un'altra cosa ancora, annulliamo ancora, vado qui e vado a selezionare tutto, così, bisogna solo spostare un po' questi elementi, vado a selezionare tutto così, faccio sempre clic sul pulsante di destra e poi salda. Se vado di nuovo a far clic qua sul pulsante invia, vedete che cosa accade? E che me l'ha messo esternamente, quindi posso andare a fare la stessa identica cosa, andiamo qua a far clic sul disegno, posso fare la stessa identica cosa anche qua con la mia ancora, quindi vado ad aggiungere l'offset, eccolo qua, faccio clic qua su inserire, vado a fare il rilascio del tracciato, quindi faccio clic su rilascia tracciato. In questo caso devo farlo 2 volte perché, come potete notare, alcune parti qui non sono selezionabili. Faccio di nuovo rilascia tracciato e vado a far clic qua su tutte le aree che altrimenti mi andrebbe a tagliare, che io non voglio che mi tagli. Ora vado a selezionare di nuovo entrambe le cose, quindi sia l'offset che la mia ancora, faccio di nuovo clic con il pulsante di destra e poi salda. A questo punto devo fare, se voglio mettere un offset anche al resto delle cose, posso fare la stessa cosa anche qui. Perché vado a mettere un offset? Allora, io sto utilizzando una carta trasparente. L'offset in realtà mi permette solo di fare un taglio un pochino più preciso, quindi metto di nuovo offset anche qua, faccio inserire e poi di nuovo sposto un attimo questo, di nuovo vado a selezionare entrambi e faccio salda. E poi vado a fare clic qua facendo la stessa cosa, quindi questa parte la vado a cancellare, vado a spostare questo, faccio offset e di nuovo faccio inserire e poi di nuovo salda. Ed ecco qua, ho preparato tutte le mie varie cose e vado a far clic sul pulsante invia. Una volta inviato, come potete vedere, l'anteprima è perfetta ed è tutta pulita. Vedete che il taglio, quindi il bordo rosso intorno, è solo ed esclusivamente l'offset in pratica, quindi non ci sono parti interne, quindi abbiamo fatto tutto correttamente. A questo punto qua come materiale andiamo a mettere, c'è proprio una carta per tatuaggi. Vedete che se io vado a fare la ricerca qui, in questa casella di ricerca ho scritto tatu, mi trova carta per tatuaggi temporanei metallico oppure carta per tatuaggi temporanei stampabile. Io vado a utilizzare questo qua stampabile. È andata a modificarmi l'impostazione di forza, velocità, passi, nel senso che è un solo passaggio, e profondità della lama. Possiamo andare a mettere qua, ovviamente ci dice di andare a inserire la lama, quella manuale, e a questo punto procediamo e andiamo a eseguire il taglio e soprattutto andiamo a vedere il risultato finale. Il prodotto che vado a utilizzare è questo, quindi una carta per tatuaggi a marchio Silhouette, ma che potete utilizzare tranquillamente anche per le macchine Cricut. La prima cosa che voglio mostrarvi è cosa c'è all'interno della confezione. Guardate anche che nel retro della confezione ci sono delle istruzioni che però non sono complete, cioè così non si capisce, sembra che voi dobbiate stampare, tagliare, applicare. In realtà dovete fare delle cose intermedie, quindi vi consiglio di leggere con attenzione le istruzioni interne oppure seguire questo video. All'interno appunto della confezione trovate 2 fogli, quindi 2 di questi stampabili e 2 pellicole. Allora, il foglio stampabile si deve stampare dalla parte lucida, quindi non da quella opaca. Vi dico subito che a volte potrebbe capitare che
dal lato lucido la stampante, anche se dovete sempre mettere in postazione glossy, quindi carta fotografica lucida o carta glossy, eccetera, glossy paper, eccetera eccetera, un pochino di sbavatura purtroppo può verificarsi ugualmente. Vi faccio vedere un esempio. Questo è un esempio dove ci sono, vedete, delle piccole sbavature qua sull'ancora e anche qualcuna qua, vabbè, qua diciamo sui crocini di registro. L'importante è che la macchina riesca a leggervi tutto correttamente. Come lo toccate il colore si toglie, quindi io quello che vi consiglio è questo: prendete una pistola per embossing e passate un minutino o due. Quindi cominciamo a fare questo. Prima di passare allo step successivo, controllate piano piano con il dito che non sbavi ancora. Se non utilizzate la pistola per embossing, secondo me ci vuole circa una giornata affinché l'inchiostro asciughi, quindi per velocizzare vi consiglio di eseguire questa procedura. Ora, a questo punto cosa facciamo? Andiamo a prendere la pellicola, quindi questa pellicolina verde, e da qua sopra vedete che c'è una specie di linguetta che praticamente va tolta in questo modo, e poi andiamo a posizionare la carta qua sopra, quindi in questo modo qua posizioniamo, poi alziamola e solleviamo la carta da qui per andare ad applicarla tutta sul nostro foglio. Quindi con la mano dietro, vi faccio vedere, con la mano dietro premete e con l'altra tirate in avanti, quindi fate semplicemente una cosa di questo genere. Cercate di fare un lavoro che sia il più preciso possibile. Ecco qua, togliete eventuali bolle, cose di questo genere. A questo punto possiamo procedere con il taglio più o meno con le impostazioni che vi ho indicato, però fate sempre prima una prova perché dovete andare a tagliare fino nel retro. Potrebbe anche occorrere, se la lama è usurata, un'impostazione di pressione più elevata con le macchine Cricut e le macchine Silhouette, quindi potete arrivare con le macchine Cricut fino all'impostazione di cartoncino spesso. Comunque andiamo a tagliare e poi vediamo come procedere. Eccoli qua, questi sono i nostri tatuaggi. Quindi la parte dietro è cartacea, diciamo, quindi è stata fatta con cioè è stata stampata su quella sorta di cartoncino che nelle confezioni Silhouette, mentre la parte davanti è la pellicola che abbiamo aggiunto in un secondo momento. Ricordatevi sempre di specchiare, soprattutto se ci sono scritte. Questi sono stati specchiati ma neanche si vede in realtà, perché da un lato o dall'altro in realtà è quasi indifferente, ma se ci sono scritte chiaramente si nota. Quindi ora andiamo a vedere come si esegue il trasferimento. Io vado a utilizzare questo. La prima cosa che dovete fare è quella di andare a togliere la pellicola esterna, quindi facciamo una cosa di questo genere. Vedete che c'è questa pellicolina, ecco, una volta che la togliete l'aspetto lucido rimane, perché è proprio l'aspetto lucido conferito da questa pellicola, ma in realtà vi sembrerà anche un pochino adesiva. Quindi a questo punto andiamo a posizionarlo. Io adesso lo posiziono qui giusto per fare una prova. Andiamo a posizionarlo qua e prendiamo, allora vedete che è un pochino adesivo, quindi già attacca, e prendete ora un asciugamano bagnato, una spugnetta. Io in questo caso vado a prendere una semplice spugnetta, così deve essere bagnato ma non troppo. Andiamo a premere per circa 15 secondi. Ora solleviamo la spugnetta e andiamo a guardare se abbiamo fatto correttamente il trasferimento. Quindi con molta delicatezza andiamo a togliere. Ecco qua, guardate un po', piano piano, guardate che carino. Lo faccio vedere anche un pochino più da vicino. Vedete che i colori sono assolutamente bellissimi, e avendo fatto un piccolo offset abbiamo fatto un taglio precisissimo, ma non si vede proprio perché io vi ripeto sto utilizzando i tatuaggi quelli trasparenti. Ci sono anche quelli bianchi,
personalmente preferisco quelli trasparenti, però ovviamente scegliete voi quali vi piacciono di più. Questi tatuaggi potete regalarli così come sono, in una bustina, come gadget party per esempio, soprattutto quando fate feste per bambini, sicuramente saranno gradite. Poi potete fare delle grafiche personalizzate, magari con il nome del bambino, comunque un qualcosa del personaggio che piace di più ai bambini. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che ne trovate tanti altri nel canale YouTube MyCricut, nel sito internet mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.